Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Vediamo, inizio dello stream. Vedo, dovrebbe essere tutto a posto. Se mi date un feedback, che sentite la mia voce, io vi ringrazio tantissimo. E ancora, buona domenica, buon 3 di ottobre a tutti. Vediamo il primo messaggino che mi arriva che mi dice che si sente la voce ed io continuo con questa bellissima serata. Elena, Giovanna, ciao a tutti, Arianna, Natascia, Laura, eccomi, Angelo dalla Sardegna, buonasera, Ioana, Patrizia, Gina, eccolo qua, buonasera, ti sento, grazie Laura, Angelic, buonasera, grazie. Quindi iniziamo con il buonasera a tutti, vedo una richiesta, una preghiera per Giovanni, quindi mandiamo dopo una bella preghiera per Giovanni, magari tutti insieme, vai, con una bella meditazione. E che dire, grazie di essere qui questa sera, siamo una sessantina di spettatori simultanei, come sempre attendiamo che il numero salga e nel frattempo io vi saluto. Eurania, buonasera, Bonni, buonasera, Luisanna, buonasera, ciao, eccoci qua. Anna, buonasera, Noemi, Roberta, Cecilia. Siete fantastici e siete già in 106, che bellissimo numero. Serena, buonasera. Cristina, buonasera. Grazie. Anna, Roberta, Lella, Nella. Giulia, buonasera. Ale, buonasera. Terry Dellicarri, buonasera. Audio perfetto, grazie. Audio perfetto. Se vi dico cosa ho fatto ieri e oggi, altro che audio perfetto. Ero a fare una rappresentazione storica nella mia bellissima Pistoia e sono state oggi le 12 ore di lavoro più lunghe della settimana. Quindi sono, non vi nego, leggermente stanchino, come diceva Forrest Gump. Però siamo qua e sarà una fantastica serata tutti insieme. Questa sera mi è stato chiesto di parlare di Reiki o Reiki, a seconda di dove vogliamo mettere l'accento. Oriente, buonasera. Favolosi, citazione. Sì, siete favolosi, bravissimo. Quindi stasera parleremo un pochino, un accenno di Reiki. Poi voglio parlare di azioni e attrazioni, perché comunque è un argomento molto contestato anche questo. E poi mi sento di parlare di come vivere bene il presente se c'è un passato che tormenta. Il passato che tormenta non significa mi si è rotta un'unghia ieri e oggi non riesco più a vivere. Vuol dire aver magari avuto un'infanzia terribile, delle esperienze nella propria esistenza, nella propria vita non piacevoli. Esperienze che magari derivano dall'infanzia anche, esperienze che derivano da matrimoni non felici, quindi questo tipo di esperienza. Quindi questa sera parleremo un pochino di questi argomenti: Reiki, azioni e attrazioni e come vivere bene il presente. State aumentando, vedo, buonasera, buonasera. Fatina Birichina, che bellissimo nome, che bellissimo nickname. Nella, Patrizia, grazie Patrizia, grazie anche a te. Cecilia, buonasera. Lotta, buonasera, ciao. Che piacere vedere tanti nomi e tanti nomi di persone anche che conosco e che ho avuto l'onore di conoscere. Patrizia, buonasera. Grazie. Allora, come sempre farò un'introduzione di questa serata, farò una descrizione, presenterò questi argomenti. Alla fine della presentazione sarò lieto di rispondere alle vostre domande. Durante la presentazione chiuderò anche gli occhi, così da non leggere le vostre domande, perché tanto so già che me le farete. Quindi le domande alla fine della presentazione. Le domande alla fine della descrizione, insomma, di questi argomenti. Non prima risponderò. Buonasera, sono le 9:05 minuti. Grazie Cecilia. Allora,
Vediamo da cosa partiamo. Partiamo dall'argomento del Reiki. Intanto sul web, io non sono un grande ricercatore web, sia chiaro, non sono una persona che spende troppo tempo a cercare informazioni sui vari blog. A me piace sperimentare, piace fare, piace agire e verificare. Io sono fatto così. Il Reiki comunque ho visto, perché comunque mi è stato riportato e mi sono stati mandati alcuni link, dove qualcuno addirittura parla di Reiki come satanismo, qualcosa del genere. Io pratico Reiki dal 2009 e non sono un satanista, quello assolutamente tendo a specificarlo. Il Reiki è una bellissima disciplina olistica dove con questa disciplina possiamo, noi operatori olistici, noi operatori anche di Reiki, aiutare a riequilibrare le persone, l'energia, la mente e il corpo. Questo è quello che fa il Reiki, come fanno tantissime altre discipline. Il Reiki è molto simile a un'altra disciplina che si chiama pranoterapia, molto più famosa, sicuramente molto più famosa anche. L'unica differenza è che la pranoterapia utilizza l'energia propria, quindi io che sono l'operatore utilizzo la mia energia verso il cliente. Con il Reiki siamo semplicemente canali, catalizzatori, non lo so come definire, comunque siamo canali di energia universale che entra in noi e tramite noi arriva al cliente. La differenza è questa, che se una persona fa pranoterapia, magari può fare per esempio un aiuto o 2 al giorno, un cliente o 2 al giorno. Poi ci sono anche quelli molto bravi che fanno molti di più. Con il Reiki io ho fatto delle giornate intere inviando Reiki a persone e alla sera sono ancora più carico perché l'energia utilizzata non è la mia, io canalizzo e basta. Cosa vuol dire canalizzare? Vuol dire ricevere dell'energia e trasmetterla a un cliente. Si può trasmettere in molte forme. I clienti che mi vengono in studio, per esempio, vengono sdraiati sul lettino oppure sulla sedia e tramite le mie mani io invio questa energia Reiki. Invio questa energia quindi tramite una visualizzazione, tramite alcuni simboli tipici del Reiki, canalizzo questa energia verso il cliente, inviando così amore, guarigione e luce. Questo è quello che viene inviato con il Reiki. Se con l'esperienza l'operatore olistico riesce ad avvertire dove sono i vari blocchi energetici, tramite il palming energetico, per dire, delle mani, quindi tramite la sensibilità, tramite la mia sensibilità delle mani, riesco a sentire se ci sono vari blocchi energetici. Alcune volte riesco anche a sentire se ci sono vari problemi fisici, difetti, energia comunque che si accumula in un determinato punto del corpo. E lì vado a lavorare con il Reiki, inviando appunto guarigione, amore e luce. Il Reiki quindi è una disciplina molto interessante che consiglio veramente a tutti di provare, anche da clienti, perché comunque libera, fa fluire l'energia che abbiamo nel corpo, libera i chakra, libera i nostri punti di energia. Quindi è una cosa molto molto interessante. Sono Reiki, sì, infatti. Susanna, io proprio parlavo di Reiki, io per anni ho fatto Reiki esclusivamente ad animali, perché comunque gli animali non hanno preconcetti, non hanno problemi a ricevere dell'energia buona, energia pulita, e si fanno capire poi anche, quindi è molto interessante e molto soddisfacente inviare energia ad animali e piante, quindi è bellissimo. Mentre le persone molte volte si rivolgono a un operatore come me o come a te appunto Susanna con paure, preconcetti,
ma se mi si libera troppo il chakra, non lo so, della fronte, poi faccio entrare Satana, ecco, per esempio. Ho sentito un po' di tutto. Mentre realmente il lavoro che viene fatto è su diversi strati energetici e si va a lavorare appunto su, non puramente sull'energia, ma sul fluire dell'energia che di conseguenza andrà a trasmettersi sul proprio corpo, perché comunque il primo strato energetico poi va a influire sul corpo. È così. È bellissimo poter aiutare energeticamente una persona, un animale, una pianta. Fondamentalmente, inviando Reiki, inviando amore e luce, inviando guarigione, vi ricordate per esempio gli esperimenti di Masaru Emoto sulle piante o sull'acqua comunque? Inviando l'intenzione all'acqua, alla pianta, a quello che sia, l'intenzione positiva fa crescere bene la pianta, oppure il riso lo fa mantenere. Un'intenzione negativa lo fa deperire prima, o nel caso della pianta la fa anche ammalare. Quindi è un'intenzione che viene inviata da noi verso un'altra persona. Questa intenzione, canalizzata con l'energia, energia Reiki appunto, energia Reiki, viene inviata tramite noi al cliente o alla persona, all'amico, all'animale, ecco, quello che sia. Quindi è un'intenzione positiva che viene inviata. Voi che siete qui stasera sicuramente conoscete la legge d'attrazione. Sul canale di DNA Health si parla di legge d'attrazione. Quindi sarà anche facile immaginarvi questa energia come una cosa immensa, una cosa senza confini. Infatti io posso inviare energia Reiki a tutte le persone del mondo. Qualche tempo fa è stato bellissimo, ho inviato energia, scrissi un post a circa 200 persone contemporaneamente. Qualcuno mi ha scritto in privato ringraziandomi perché comunque ha sentito del calore, qualcuno ha sentito un alito di calore, qualcosa del genere. E questo per me è un grande onore, perché comunque io canalizzando l'energia Reiki mi faccio un autotrattamento, anche la mia energia scorre meglio in quel momento. Il Reiki si impara, è facilissimo, però tanto facile da imparare, c'è una bellissima storia, io utilizzo il metodo Usui, quindi uno dei metodi più classici. È bellissimo da imparare, ma serve tantissima esperienza per capire il sentire l'energia degli altri, il sentire la nostra energia, consapevolezza nel visualizzare, consapevolezza nell'osservare i cambiamenti energetici. Quindi fare un'attivazione Reiki, perché comunque serve un maestro che attivi il discepolo, mettiamolo così, un'attivazione non ti fa diventare un buon operatore Reiki. Ti attiva semplicemente, ti allarga il canale energetico utile ad aiutare le altre persone e noi stessi anche nell'autotrattamento. Quindi, però solo con tanta esperienza si riesce a concepire, a sentire l'energia, a vederla anche. E questo è bellissimo, ripeto. Quindi, se volete diventare operatori Reiki, ecco, un centinaio di trattamenti fateli prima voi stessi e imparerete a conoscere meglio il vostro corpo e la vostra energia. Quindi, cosa dire? Anzi, vi faccio questo esempio di un mio cliente che abita in Spagna. È un esempio che faccio a molte persone perché è bellissimo quando uno concepisce anche che l'energia può viaggiare per il mondo. Questo mio cliente in Spagna settimanalmente, ora mensilmente, perché comunque sta benissimo, adesso sta molto meglio, gli invio energia, quindi mi metto nella mia meditazione, visualizzo la persona, visualizzo i miei simboli Reiki per andare nello spazio e nel tempo e inizio mentalmente a inviare questo Reiki a questo cliente che è diventato comunque amico negli anni. Gli invio e
di istinto mi soffermo su una sua spalla. Sentivo una spalla leggermente, non so, congestionata, un pochino più calda rispetto a tutto il resto del corpo. E è stato bellissimo perché telefono al cliente per il feedback finale. Un trattamento dura circa 45 minuti, un'ora a seconda del bisogno, ecco. Telefono a questo cliente e lui mi fa: guarda, devo dire la verità, avevo un problema a una spalla e oggi pomeriggio mi sono sentito toccare su questa spalla, mi sono sentito calore e ho avvertito proprio come se qualche persona mi stesse toccando quella spalla. A me è venuto da ridere perché comunque io mi ero accorto, io abito in Italia, lui è in Spagna, a Palma de Mallorca, è stato bellissimo come a distanza di migliaia di chilometri lui ha avvertito la mia energia e io mi ero soffermato precisamente su quella spalla. Quindi è stato un feedback per me molto interessante, molto bello. Questo è stato uno dei miei primi feedback che ho ricevuto da un cliente a distanza, quindi ancora più motivante per diciamo, per un operatore Reiki, per un operatore olistico. E questo è quanto. E andiamo avanti. Allora, un pochino di Reiki credo di averlo spiegato. Quindi il Reiki canalizza energia e la invia ad una persona. Questa energia è pulita, è buona, è un'energia d'amore, quindi libera i nostri canali energetici, fa fluire l'energia in eccesso o bloccata nel nostro corpo e ci fa andare avanti, ci fa vivere meglio, ecco. L'energia che fluisce bene nel nostro corpo attiva i normali sistemi di autoguarigione del corpo stesso. È questo. E questo è quanto. Eh sì, Eleonora, si può fare a distanza. Pensate semplicemente alla legge d'attrazione. Quando voi pensate, quando voi desiderate, state agendo con l'energia a distanza. Non c'è niente di fisico che voi magari potete toccare. Il principio è il solito. Come si può attrarre una telefonata da una persona lontana chilometri, si può inviare tranquillamente un messaggio telepatico, si può inviare tranquillamente energia d'amore, energia Reiki, quindi è bellissimo. E questo è anche parte del mio lavoro. Io sono un operatore olistico che tratta Reiki, quindi è fantastico. Detto questo, allora, come dicevo, non rispondo tanto alle domande, però non si manda energia Reiki, si deve fare un corso, si deve fare un'attivazione, serve un maestro, non si può inviare energia così un po' a casaccio. Sul canale comunque ci sono delle meditazioni specifiche per mandare anche amore e luce. Se vi ricordate ho fatto una meditazione, una preghiera per inviare guarigione ad una persona. Quindi tutti noi già disponiamo di energia da inviare. Il Reiki insegna a canalizzare l'energia non nostra, ma un'energia universale. Allora, andiamo avanti e parliamo di azioni e attrazioni. Allora, molte persone mi dicono: sì, ma se io faccio un'azione vuol dire che la legge d'attrazione non esiste. Questo è un pochino il dubbio di tutti. Se io voglio diventare miliardario, mi basta la mente, mi basta il cervello, mi basta la mia attrazione. Quindi io mi fermo sul divano, penso ai miliardi che arrivano nelle mie casse e mi fermo lì. Benissimo, perché la legge d'attrazione è anche questo. Quando sarete pronti a ricevere i miliardi nelle vostre casse, io parlo di miliardi come può essere la salute, come può essere l'amore, come può essere tantissime altre cose, amicizia e tante altre cose ancora. Quando quindi sarete pronti, vi basterà veramente stare su un divano a pensare e quello che penserete arriverà veramente. Ma dovete essere pronti per questo. Ci sono persone in grado di fare tantissime cose, ma perché in precedenza hanno lavorato su loro stesse, hanno lavorato per rimuovere tutti i loro blocchi, hanno lavorato intensamente per essere persone pulite, perfette, sicure di sé, sicure del proprio subconscio, sicure di ciò che
la loro energia dà e riceve. Quindi una persona in questo livello, di questo livello, può attrarre quasi di tutto stando seduto su un divano. Una persona normale come me, per esempio, e come molti di voi credo, sì, chiedi, attendi, ricevi. Quindi il chiedere già può essere una difficoltà per molti, perché molte mail che mi vengono scritte mi dichiarano le persone di non avere concentrazione. Quindi se non si ha concentrazione anche il chiedere diventa difficile. Lo stesso esperimento delle 2 tazze, che risulta molto semplice a me, per esempio, e a altre persone, è risultato difficilissimo a persone che non riescono ad emozionarsi. Quindi il fatto di non riuscire neanche a chiedere, già questo è un problema. Nel senso, la legge d'attrazione funziona, cioè esiste intorno a noi, tutta l'energia che è intorno a noi, è bellissima. Però, come dire, se non si conoscono le basi, se non conosciamo la macchina che guidiamo, come facciamo a ricevere senza neanche muoversi di casa? Ecco, è un pochino difficile questo. Eventualmente riceviamo ciò che ci riesce, quindi agitazione, ansia, paura, situazioni brutte, quello già ci riesce, quindi facciamo delle attrazioni automatiche anche stando a casa. Quante volte succede che una persona arrabbiata, talmente tanto arrabbiata nera, da casa gli succedono tante altre cose. Gli casca la televisione, si rompono i bicchieri, il marito torna e vuole litigare e qualsiasi altra situazione. Anche stando a casa, appunto, però basta essere arrabbiati, perché quello siete già pronto a riceverlo. Quindi imparare bene a chiedere già comporta azioni, perché comunque vuol dire fermarsi, fare una meditazione, imparare eventualmente a meditare, imparare anche a pensare con pensieri positivi, riscrivere un subconscio, fare delle sedute, per esempio di Reiki da me, ecco l'esempio banale. Però, e già questo solo per chiedere comporta delle azioni pratiche che vi portino a saper chiedere. Lo stesso fare un mantra è un'azione, se ci pensate bene, perché aprite YouTube, cercate DNA Health, andate sul mantra del re e questa è un'azione, anche piccola, ma è sempre un'azione. Poi c'è l'attesa, e l'attesa, anche lì, quanto è il grado di evoluzione? Se io voglio diventare un bravissimo ingegnere e sono già laureato, sarà più semplice, sarà immediato forse. La legge d'attrazione con me potrebbe essere immediata, quindi voglio trovare lavoro nel campo dell'ingegneria, l'esempio. Io sono già ingegnere, quindi se so chiedere e ho già tutto predisposto, sarà semplice ricevere un lavoro in quell'ambito, per esempio. Quindi che dire, però se io voglio ricevere un bel lavoro nell'ambito dell'ingegneria e sono semplicemente diplomato, dovrò fare delle azioni per lavorare nel campo dell'ingegneria, ovvero mi dovrò laureare prima. Quindi anche questa è un'azione. Molte persone mi dicono sì, io cerco l'amore. E cosa devo fare? Devo uscire a cercarlo? Certo, se sei su un divano, non è che la donna o l'uomo della tua vita ti chiama ti voglio. Sì, può succedere se sei già pronto e predisposto, se appunto hai già la tua crescita personale non iniziata ma già avanzata, quindi se sei abbastanza pulito, se sei abbastanza sicuro, anzi io toglierei l'abbastanza, se sei sicuro, ecco, quello può avvenire, arriva la chiamata, arriva quello, arriva quell'altro, ma comunque anche l'attrazione di amore, l'attrazione di soldi, sono tutte azioni che facciamo, dobbiamo seguire alcuni segni che ci arrivano. Come ho raccontato diverse volte, volevo imparare a suonare la chitarra, mi arriva questo ragazzo di colore che vendeva calzini non so dove e mi tira sto volantino dentro la macchina. Volantino preso, letto, corsi di chitarra, per dire. Questo è un segnale chiaro della legge dell'attrazione. Però fondamentalmente ho dovuto comprare una chitarra, ho dovuto pagare il corso, ho dovuto andare dall'insegnante. La mia attrazione è stata confermata. Ho trovato il corso, però ci sono state delle azioni per concretizzare tutto quanto.
La stessa cosa, vincete al gratta e vinci. Che azione devo fare? Uscire e comprare il gratta e vinci. Stessa cosa, se non uscite e non comprate il gratta e vinci, come pretendete di vincere un gratta e vinci? Ecco, quindi anche se non ve ne accorgete, voi state già facendo azioni. Il solo respirare è un'azione, ricordatevelo. Il solo respirare, che sono azioni automatiche, sono sempre azioni. E questo fa parte della consapevolezza. Infatti quando si impara a meditare, si parte sempre dalla meditazione sul respiro, per esempio, per prendere coscienza che noi respiriamo. Stessa cosa, sembra facile camminare, ma ci abbiamo messo degli anni per imparare a camminare e a correre. Quindi adesso è automatico, ma sono tutte azioni che noi già facciamo, seppur minime. Quindi è per quello che dico la legge d'attrazione comporta delle azioni. Certo, per alcune persone sarà molto più semplice ricevere cose, amori, oggetti, case, ville, soldi, quello che vi interessa di più. Mentre per altre persone sarà molto più difficoltoso perché hanno ancora da crescere, mettiamola così, da allineare la propria mente subconscia, mente conscia, energia. È un po' questo. È lì l'azione. E poi appunto bisogna essere pronti a ricevere anche quanto desiderato e quanto richiesto. Quante recensioni, quante testimonianze di persone che mi dicono sì, ho ricevuto ciò che desideravo e l'ho rifiutato. Perché noi comunque siamo esseri in continuo cambiamento, noi siamo esseri che cambiano. Dall'inizio di questa serata, quindi dalle 9 e adesso sono le 9:26, siamo già cambiati, le nostre cellule sono cambiate, stiamo già facendo azioni. Qualcuno ha l'azione di respirare e ascoltare, qualcuno respira solamente e non mi sta ascoltando, qualcuno sta scrivendo domande, sono tutte azioni queste. E è bellissimo, appunto. Allora, poi, azioni, quindi chiedere, imparare a chiedere, essere consapevoli di come chiedere, nell'attesa eventualmente pensiero positivo, sempre nella direzione del desiderio, non della mancanza, altrimenti è inutile, eventualmente lavorare su noi stessi per essere pronti a ricevere quanto desiderato. Chiedere per esempio amore, attendere, e una persona che ha avuto magari tante esperienze negative alle spalle e nell'attesa non fa qualcosa per cambiare i propri approcci alla vita, i propri approcci con l'amore, capire cos'è l'amore veramente, un amore sano, un amore pulito, gli farà eventualmente attrarre un amore simile a quello già avuto, quindi un amore magari, passatemi il termine, un amore malato, un amore più pericoloso, un amore non sano. Ecco, semplicemente questo. Quindi l'attesa serve come azione per migliorare noi stessi anche. È questa la cosa bella. La crescita personale non è l'arrivo dell'obiettivo, ma è il percorso che serve ad arrivare a quell'obiettivo. È quella la cosa bella. Ed è fantastico. Quando viene concepito questo concetto è veramente il top della crescita personale. Ok. Terzo argomento della serata. Allora, intanto vi ricordo ancora di non fare domande, tanto non vi sto leggendo, perché appunto sono concentrato a fare quello che sto facendo, quindi esporre gli argomenti della serata. Alla fine dell'esposizione siete liberi di fare tutte queste domande, tutte le vostre... cercherò di chiarire più dubbi possibili. Poi, come ho detto tante volte, ci sono i miei contatti su Facebook, Instagram, tramite mail, e li trovate tutti in descrizione questi contatti, quindi basterà andare in descrizione anche di questo video e troverete i miei contatti. Il canale DNA Health è una mia grande passione, è una grande opportunità anche di arrivare a tante persone, di cercare di guidare anche tramite la mia esperienza più persone possibile. Si può stare bene e sto cercando di farvelo, diciamo di dirlo tramite i miei video. Quindi anche quando mi scrivete le mail, quando mi scrivete sulle chat, non siate troppo, come dire, frettolosi di una mia risposta. Mi è successo
Questa mattina ho ricevuto una mail dove mi si accusava di non aver risposto a una mail di venerdì. Quindi questo per me è una passione, è una grande passione. Sto cercando di dare il mio esempio, che può essere positivo o negativo, però io cerco di dare la mia esperienza. Quando posso rispondo sempre e ve lo sto dimostrando negli anni. Se non vi rispondo, molto probabilmente vi risponderò il giorno dopo. Quindi siate anche molto, diciamo, imparate appunto a lasciare andare, che è anche questa parte della crescita personale. Il tutto e subito non esiste, soprattutto quando scrivete a una persona, ecco, quindi. Allora, detto questo, il terzo argomento della serata è come vivere bene il presente se c'è un passato che mi tormenta. Tempo fa ho realizzato un video proprio a riguardo. In questo video parlo di perdono. Anche in questo caso il perdono come termine è una, per alcuni, passatemi anche questo termine, è una bestemmia. Perché comunque tante frasi che ho ricevuto sono state: ma come faccio a perdonare questa persona che mi ha fatto del male, per esempio? Se ci sono queste affermazioni, fondamentalmente vuol dire che non si è capito il termine perdono. Perché comunque il termine perdono non vuol dire in senso biblico porgere l'altra guancia, dimenticare dei torti subiti. Questo non è il perdono, questo non è perdonare. Il perdono è lasciare andare consapevolmente anche un avvenimento negativo. Ci sono avvenimenti negativi che ci turbano nella nostra esperienza. Se concepiamo che questo avvenimento negativo c'è, esiste, io posso imparare da questo avvenimento negativo e andare avanti nella mia vita, crescere imparando da quell'esperienza. Se invece non si perdona, raramente si impara l'insegnamento e raramente si andrà avanti. Anzi, si tenderà a replicare lo stesso errore molte volte. Il non perdonare scrive credenze limitanti, ne scrive tantissime. L'esempio più banale, più comune, non banale, scusatemi, l'esempio più comune è quello dell'amore. Sono stato tradito, sono stata tradita. Ok, non posso perdonare colui che mi ha tradito, colei che mi ha tradito. Benissimo. Il rapporto successivo ci sarà quella paura del tradimento e quindi cosa andremo ad attrarre? Altro tradimento, altre situazioni che ci faranno sentire traditi, perché noi avremo paura e scriveremo una bella credenza limitante che ci ridonderà nella mente anche subconscia o conscia, e tutti i nostri futuri rapporti sentimentali e di amicizia saranno basati con quella credenza limitante. Cosa fa il perdono? Il perdono ti libera, insegnandoti cosa è successo, quindi chiarezza, e ripeto, non è perdonare l'altro o l'altra che ci ha fatto soffrire, ma è lasciare andare quell'informazione che fondamentalmente è semplicemente nella nostra memoria, nella nostra mente, nel nostro corpo, nei nostri ricordi. Quindi è questo il perdonare. È un lasciare andare un'esperienza che non ci è piaciuta. Però la possiamo lasciare andare in molti modi, ovvero, come dire, oddio, mi sono un attimo, come dire, intrecciato. La possiamo lasciare andare, ecco, per smettere di ferirsi. Se io provo per esempio del rancore verso una persona, a chi sto facendo del male? A quella persona o a me stesso? Ricordatevi sempre l'esempio di Masaru Emoto. Se provo odio per una pianta, se provo odio per l'acqua, l'acqua si scrive male. E l'esempio è sempre quello. Noi abbiamo una patata bollente nella mano. La mano che si brucia è la nostra. Quindi se io provo del rancore, del risentimento, io sarò il primo a bruciarmi, non l'altra persona. Cioè quel detto bellissimo: non perdonare è come bere un bicchiere di veleno sperando che l'altro muoia. E il perdono si può utilizzare per ogni ambito, per la famiglia, per chi ci ha fatto soffrire, per i sentimenti, quindi per qualsiasi cosa. Quindi è questo anche il problema. Non è facile lasciare andare e non è facile perdonare, perché comunque l'essere umano
Guardiamo, abitiamo in case piene di roba, piene di oggetti, piene di abiti, piene di qualsiasi cosa, quadri, cianfrusaglie, oggetti. Noi non siamo abituati a lasciare andare, non siamo abituati. E come non lasciamo andare un oggetto magari diventato obsoleto, non sappiamo lasciare andare un ricordo, non sappiamo lasciare andare un amore, non sappiamo lasciare andare anche un'esperienza negativa che ci continua a tormentare. Quindi non dico che sia facile, non è assolutamente facile, però è possibile e va fatto per il nostro bene, non per il bene di chi ci ha fatto del male o della situazione che ci ha fatto del male. Quindi perdonare non significa dimenticare, assolutamente no. Vuol dire elaborare un pensiero e renderlo più neutro possibile. Quindi se io ho subito un torto, e vi posso garantire che nella mia vita ne ho subiti tanti e ne ho anche fatti tanti, ho tante cose che mi sono dovuto perdonare, però negli anni, se mi tengo tutto dentro, poi si ritrasmette al mio corpo, alla mia energia, alle mie attrazioni e tutto quanto. Se imparo con il tempo a lasciare andare, vivo sicuramente meglio. Quindi il perdono ci aiuta a vivere meglio, certo che sì. E sicuramente non è giusto essere rancorosi, per esempio, per situazioni avvenute 10, 20, 30, 40 anni prima. Ci sono persone che ancora odiano i propri genitori, per esempio, persone che adesso magari hanno 60 o 70 anni, quindi anche persone adulte, che ancora subiscono le angherie di genitori che sono defunti. Cioè, fondamentalmente questo è una tortura, questa è masochismo, ecco, masochismo perché non sappiamo lasciare andare. Concepire che un genitore ci ha fatto del male quando siamo piccoli, certo, che ci ha scritto credenze limitanti, ovvio, bisogna capirlo e accettarlo questa cosa qua. Ma come la capiamo e l'accettiamo, la dobbiamo lasciare andare. Quindi, andando avanti, cosa dire? Per dire anche la rabbia comunque fa malissimo al corpo, quindi le persone arrabbiate sono stressate, sono ansiose, hanno problemi fisici, problemi intestinali, pelle solitamente più brutta, il corpo che produce adrenalina in eccesso, quindi disturbi muscolari, disturbi ecco, di tanti tipi. Questo fa malissimo essere anche un po' rancorosi, anche in minima parte. Quindi fa male alle attrazioni, fa male al nostro corpo non perdonare. Appunto ci fa bere un bicchiere di veleno ogni volta che non perdoniamo. Noi siamo esseri che si possono evolvere, abbiamo capacità mentale di evolversi, basta volerlo, basta imparare le nostre tecniche. Una delle tecniche più comuni per perdonare è Ho'oponopono. Ho'oponopono va saputo fare ovviamente, non è che si può recitare Ho'oponopono così in generale e si impara a perdonare. Però Ho'oponopono può essere un mantra che aiuta, una delle tante tecniche, ecco. Quindi questo è quanto. Ci sono delle citazioni bellissime. Lascio andare il bisogno di incolpare gli altri, compreso me stesso. Lui sei. Cioè, queste citazioni molto bello. Incolpare gli altri per i propri mali è tipico di chi non ha educazione filosofica, crescita personale. Chi ha intrapresa incolpa se stesso, chi l'ha completata non incolpa né gli altri né se stesso, perché comunque si impara con l'evoluzione, con l'esperienza, che fondamentalmente le colpe non esistono, sono esperienze, non sono colpe. Quando si concepisce che abbiamo fatto esperienza, si cancella il termine colpa proprio. Come si fa a perdonare? Allora, intanto bisogna concepire cos'è questo perdono. Questo segnatevelo, il perdono non è giustificare, ok? Non è porgere un'altra guancia, quello è la Bibbia che lo dice. Sicuramente non è neanche scusare, io non ti scuso se mi hai fatto del male, questo non lo farò mai. Non è neanche il comprendere il perché mi hai fatto del male, e questo ve lo spiego dopo. E non è dimenticare, questo non è perdono. Quindi una persona, come mi è capitato, ho perdonato mio marito che mi ha tradita, per esempio, ho dimenticato ciò che ha fatto, ho voluto dimenticare. No, questa è una tortura,
perché la nostra mente non può dimenticare. Dimentica per proteggersi, ma non è un dimenticare, non è un perdonare questo. Quindi stiamo attenti. E poi anche il cercare di comprendere il perché gli altri ci fanno del male, cosa fa in termini energetici? Butta fuori la nostra energia, la butta fuori, la getta via, ci scarica la batteria. Quindi anche cercare di comprendere il motivo perché la situazione è andata storta, perché la persona ci ha fatto del male e quant'altro, è un gettare via la nostra energia. È una cosa inutile che ci scarica e ci stanca. Quindi è questo. Perdonare, c'era una citazione bellissima di Miguel Ruiz. Dobbiamo perdonare le persone che crediamo si siano comportate male con noi, non perché se lo meritano, ma perché amiamo tanto noi stessi da non voler continuare a pagare quelle ingiustizie, per quelle ingiustizie. Quindi qui subentra anche il fatto dell'autostima. Spesso l'essere umano, per mancanza di autostima, si rigetta in situazioni già perse in partenza. Voglio tornare con mio marito anche se mi ha tradito 50 volte. Ok, perché l'ho perdonato, tipica frase. Ok, va benissimo, ma dov'è l'evoluzione? Dov'è l'insegnamento? Se te torni e sapendo già che succederà qualcosa, torni probabilmente per una carenza di autostima. Non torni perché c'è dell'amore sano dietro, perché te in quel momento stai soffrendo, non stai bene, stai soffrendo. Però ci torno per comodità, per mancanza di autostima e quant'altro. Mentre se si impara dall'errore, quindi ok, te persona mi ha tradito, ho imparato a lasciare andare, ok, non ho credenze limitanti sull'amore, trovo un'altra persona che sia degna di me, che mi ami così come sono, che mi voglia bene, che mi desideri, perché io merito l'amore. Quindi è il meritarsi anche un fatto poi dell'autostima, appunto. Come si fa a lasciare andare? Come possiamo lasciare andare? Allora, sicuramente bisogna imparare. Come si imparano gli esercizi in palestra, possiamo imparare a perdonare. Assolutamente sì. Ripeto, c'è l'Ho'oponopono per dire. L'Ho'oponopono è un ottimo metodo, però vi consiglio appunto di capire come fare, come utilizzare Ho'oponopono. Altrimenti continuerete magari ad inviare energia alla persona che vi ha fatto del male, ma così non state perdonando, state inviando energia a una persona che vi ha fatto del male. Quindi sicuramente perdonare vuol dire concepire cosa è successo, concepirlo con occhi lucidi, lucidi nel senso con mente lucida, con mente non offuscata dalla rabbia, non offuscata da qualsiasi altra emozione non consentita, ecco. Quindi rivivere quel momento, riviverlo e soffrire nuovamente di quel momento, però magari a distanza di tempo, in quella distanza che ci permette di vedere bene cosa è successo, di chiarire cosa è successo. Capire quindi il cosa è successo già è un avvio di perdono, è un avvio di liberazione della situazione. Capire quando è successo. Mio padre mi ha picchiato quando avevo 6 anni. Ok, ora ne hai 50. Ecco. Perché non riesci a lasciare andare la situazione? Ecco, quindi concepire già un tempo, un tempo dell'avvenuta situazione. Questo può aiutare anche questo, a lasciare andare. Si deve sicuramente iniziare anche con situazioni facili. Iniziate con il perdono, quindi a lasciare andare situazioni banali. Il signore davanti al supermercato mi ha tagliato la strada col carrello. Ecco, ci sono persone che per una cosa così non dormono la notte, perché pensano a cosa non hanno fatto, pensano a cosa non hanno detto, pensano a come si è comportato quello, quell'altro, si accusano di situazioni che poi realmente non stanno né in cielo né in terra. Quindi iniziare da situazioni molto facili, imparare da queste cose, lasciare andare queste cose. Perdonare è una scelta, è una nostra scelta, è una nostra responsabilità. Quindi possiamo iniziare a sentire come ci fa sentire questa situazione. Quindi uno
ok, do un minimo di energia alla situazione, ripenso a quella situazione, faccio l'esempio di prima. Mio padre mi ha picchiato quando avevo 6 anni, esempio. Non è reale quello, ho solo fatto un esempio. Quindi, per riportare l'energia su di noi, come facciamo? Ecco, come mi fa sentire questa cosa? Come mi sento oggi, a distanza di 50 anni, se mio padre mi ha picchiato quando avevo 6? E uno inizia lì a farsi eh, una consulenza psicologica automatica, ecco, mettiamola così, in autonomia. Come mi fa sentire? Il come mi fa sentire ci riporta dentro di noi l'energia, ci porta a pensare a noi stessi e non agli altri, alla situazione o alla persona che ci ha fatto il torto. Ci porta l'energia appunto verso noi stessi. Quindi, ripeto, fare così ci inizia già a liberare, a riportare l'energia a noi serve a liberare anche. Quindi comprendere bene il momento temporale, iniziare a togliere energia alla situazione e alla cosa, alla persona. Quindi io non penso più a quello che è successo, non penso più alla persona che mi ha causato dolore, ma penso alla reazione mia di quella situazione. Anche questa è una cosa che l'essere umano, almeno in Occidente, fa poco. Siamo devastati, siamo frettolosi, siamo abituati a essere multitasking, ma realmente poi arriviamo la sera a casa col mal di testa e non sappiamo il motivo. Ecco, vi faccio un esempio. Io oggi, dalle 9 di questa mattina, ero nella piazza del Duomo, ho fatto il mio lavoro che dovevo fare, insomma, e questa sera ho preso una forte acquata, ho dovuto muovermi, ho dovuto sbrigarmi a togliere tutti gli oggetti che avevo e niente. Mi sono rimesso in macchina e la prima cosa che mi è venuta spontanea è stata questa: come mi sento? Il come mi sento intanto mi ha fatto riconcentrare su me stesso e non su quella burrasca di pioggia che mi è arrivata sulla testa e sugli oggetti elettronici che avevo, ma mi ha riportato a me, come mi sento. Allora, intanto mi sento bene, mi sento fiero perché sono riuscito a salvare tutto quanto. Ecco, è già una cosa positiva. Così facendo ho tolto tutta quell'agitazione della situazione corrente che era appena successa. Quindi io ero chiuso in macchina, la pioggia fuori non mi toccava più. Mi ero riappropriato di tutta la mia energia. E questo è un inizio di lasciare andare. Ho fatto la strada di casa in maniera serena. Ho telefonato, ho parlato, ho fissato alcune cose, ma l'evento, l'esperienza che tutto sommato era negativa, non mi ha toccato, perché sono abituato comunque a lasciare andare. Quindi riportare il focus su come ci sentiamo noi rispetto a quella esperienza. Questo è importante. È bellissimo anche scrivere come ci sentiamo, cosa è successo e come ci sentiamo. Lo scrivere libera tantissimo. Il portare su carta ciò che siamo, come ci sentiamo, cosa ci ha causato dolore, perché siamo così doloranti anche, è una cosa importantissima, perché ce lo rende presente, ce lo rende fisico, ce lo porta nella realtà. E quello ci fa capire cosa vogliamo e cosa dobbiamo lasciare andare. Io voglio essere una persona migliore. Benissimo, lo scrivo. Voglio essere una persona migliore anche se i miei genitori mi hanno maltrattato fino a ieri. Ok, come mi fa sentire questa cosa? E uno scrive tutto. Lo scrivere libera, inizia a liberare, inizia a lasciare andare il ricordo. Il bello del perdono è che quando perdoniamo qualcosa o qualcuno ci sentiamo più leggeri. E ci sentiamo più leggeri perché l'attivazione fisica dovuta a quei ricordi congelati, a quelle emozioni congelate, si liberano, non esistono più. Ed è bellissimo perché ci sentiamo fisicamente più leggeri. Quindi basta trovare un modo, che sia Ho'oponopono, che sia meditazione, che sia scrivere, appunto l'esempio della scrittura come ho fatto. Togliere il focus dall'esperienza negativa e portare il focus a noi, come stiamo, come mi sento. Ci possono volere mesi per perdonare un'esperienza brutta, un'esperienza a noi negativa,
mesi, se non anni, ma possiamo. Persone che non hanno perdonato, per esempio una relazione tossica avvenuta 10 anni prima, in quei 10 anni avrebbero perdonato almeno 10 volte. Basta iniziare, basta volerlo, perché è una nostra responsabilità per vivere bene. Non c'è un manuale del perdono, però si parla di legge d'attrazione su questo canale, si parla di crescita personale. Quindi se non siamo bravi a comandare, a conoscere, a gestire la nostra mente e le nostre emozioni, come si può pretendere di conoscere, comprendere e utilizzare la legge d'attrazione? È questo. Perdonare non cambia il passato, questo l'ho detto, perdonare non cambia il passato, ma sicuramente può cambiare il nostro presente e di conseguenza il nostro futuro. Questo è un concetto basilare, molto difficile sicuramente da applicare, difficilissimo direi. Però se volete veramente affrontare una crescita personale e di conseguenza delle attrazioni soddisfacenti nella vostra vita, se non imparate a lasciare andare dalle piccole cose, non sarete in grado di attrarre anche le cose, i vostri sogni, i vostri desideri più grandi. Questo è quanto. Questo è quello che mi sento di dire, ecco. Detto questo, vedo 327 spettatori simultanei, quindi per me è un grandissimo onore avere tutto questo pubblico. E io inizio a leggere le vostre domande. Da questo momento, che sono le 21:51 minuti, inizio a leggere ciò che mi volete dire e cercherò di rispondere a più domande possibili. Quindi, come ho detto prima, se non dovessi rispondere, ci sono sempre i social, rispondo sotto ogni commento di ogni video e rispondo tramite mail, ovviamente quando posso, durante il mio tempo libero, non durante le ore di lavoro, perché io quando lavoro sono molto impegnato. Pensate che vi faccio una seduta di Reiki a voi mentre rispondo a un commento. Chi è insoddisfatto? Ecco, il cliente, quindi quando sono libero io volentieri dedico tutto il mio tempo al canale, quando sono libero. Quindi se non vi dovessi rispondere adesso, scrivetemi pure, sarà un piacere per me rispondere, ecco. Eurania, ho perdonato me stessa, ho lasciato andare un'esperienza tremenda, mi sono fatta del male. Non è stato facile, ma ce l'ho fatta, il mio presente è pieno di gratitudine. Eurania, grazie per la tua testimonianza, è bellissima. È bellissima. Come si fa a lasciare andare una fiamma gemella? È troppo doloroso e difficile. Sì, ripeto, è una responsabilità, puoi farlo. Vediamo poi, fiamme gemelle, non fiamme gemelle. Ormai il web comunque dice tante cose, relazioni karmiche, però tutto è evoluzione e l'essere umano è puntato al benessere, non certo al malessere. Puoi decidere se continuare a soffrire, perché ripeto, è una tua scelta. Puoi trovare un tuo modo. Prova con Ho'oponopono, per esempio. Prova a scrivere. Ho già dato prima gli esempi. Ecco, questo per Adela. Si può inviare Reiki ad adolescenti, soprattutto per gestire ansia e prestazioni e concentrazione? Grazie. Allora, Simona, come ho detto prima, il Reiki si può inviare a chiunque, animali, piante, persone. Non è che c'è un limite di età o di anzianità. Il Reiki aiuta lo stato emotivo e lo stato energetico della persona. Però comunque sarà la persona stessa a dover accettare l'energia Reiki ed essere pronto a cambiare anche. Quindi il Reiki sicuramente supporta un cambiamento, ma la prima persona che deve supportare il proprio cambiamento siamo sempre noi stessi. Quindi sì, si può. Poi vediamo. Simona, si può credere di aver lasciato andare invece inconsciamente bisogna ancora perdonare? Certo, il perdono non è facile, lasciare andare non è facile. Se siamo consapevoli, comprendiamo se realmente abbiamo lasciato andare. Come facciamo? Basta farsi la domanda, questa situazione come mi fa sentire oggi? Se c'è una reazione emotiva che non sia amore, ecco, vuol dire che ancora non si è lasciato andare. Grazie a te, Urania. Maya, allora, io penso di lavorare, essere dipendenti, avere una vita migliore, una casa propria, lavoro redditizio. E questa che desidera... Ok, mi fa piacere, Maya, mi fa piacere.
ho letto un pochino velocemente. Umberta, grazie a te. Adela, grazie. Ti vogliamo bene. Io vi mando sempre energia positiva. Io volentieri, anche perché ciò che mando è ciò che ricevo. Se invio amore, ricevo amore. Come dicevo, se invio odio, cosa ricevo? Di chi è la mano che si brucia? È la mia. Quindi è per questo che io invio amore e luce. Sento un forte bisogno di cambiare e ho deciso di fare shadow work. Ma quando rispondo a una domanda, ad esempio, come ti senti oggi, come devo rispondere? Shadow work posso farlo a qualsiasi orario. E il come devo rispondere lo devi sapere te, Gio Elena. Io non so, ecco. Come devo rispondere? Come devo rispondere? Questo fa parte della tua esperienza e della tua crescita. Sii sempre sicuramente onesta e accetta come stai, come ti senti e chi sei veramente. E poi dal punto della tua onestà, della tua consapevolezza, evolvi e puoi rispondere, appunto. Maria Grazia Tana, ho perdonato alcune persone, ci è voluto tempo, ma poi nei loro confronti sono diventata assolutamente indifferente. Benissimo. Io non provavo più niente per loro, invisibili per me, era come guardare un sasso. Il perdono è anche questo, infatti, non sentire più niente per chi ci ha fatto del male, imparare appunto dagli errori per non farsi ripetere questo dolore, questo male anche. Con le persone negative cosa bisogna fare? Antonella, io non ti posso rispondere. Le persone negative è troppo generico, manca un contesto. Si fa con le persone negative come si fa con tutte le altre. Le persone negative si scelgono e si attraggono e tolti forse i genitori, ecco, tutte le altre persone si possono anche scegliere. E poi c'è sempre la famosa legge d'attrazione. Perché hai attratto a te persone negative? Ecco, a meno che non siano i tuoi genitori, ovviamente. Allora, scusate, sto bevendo un bicchiere d'acqua, quindi un attimo solamente, grazie. Scrigno d'oro, come fare ad evitare che si ripetano situazioni sgradevoli anche dopo aver perdonato? Allora, se hai perdonato veramente, non si ripresentano le situazioni sgradevoli. Se hai perdonato veramente, se hai lasciato andare veramente, la credenza limitante si cancella. La cosa bella comunque può capitare di riattrarre situazioni sgradevoli, ma con la tua nuova conoscenza, con la tua nuova crescita personale saprai dir di no. Con la tua sana autostima si impara anche a evitare gli ostacoli, si impara a sorpassarli. Io oggi ho preso un'acquata, per esempio. È stato un ostacolo, è stata un'esperienza negativa, l'ho presa lo stesso, ma la affronto da persona leggermente più evoluta rispetto a 10 anni fa. 10 anni fa mi sarei probabilmente, non lo so, cosa avrei combinato, ecco, probabilmente avrei spaccato io qualcosa dalla rabbia. Quindi anche quando ci capitano esperienze negative, noi possiamo scegliere con la consapevolezza di evitarle, saltarle e affrontarle in maniera migliore rispetto a chi eravamo prima. Allora, Danarek Crisom, cosa fare se si ha molta rabbia repressa e non riesci a sfogarla? Sento la mia energia come bloccata, gola sempre un groppo. Consiglio risolvere, consiglio fare meditazione, consiglio crescita personale, consiglio di risolvere, perché la rabbia ha sempre una causa, quindi avere la consapevolezza di capire qual è la causa e togliere il fuoco, togliere la benzina al fuoco. Piano piano la rabbia si sfoga, svanisce o comunque si impara a gestire la rabbia, visto che è una parte di noi, va accettata la rabbia. Non posso dare un consiglio anche qui, non conoscendoti. La meditazione aiuta all'energia e alla rabbia, però se non togli comunque la benzina che nutre la rabbia, non serve neanche la meditazione, quindi serve la famosa consapevolezza anche in questo caso. Poi vediamo. Carmen, come mi accorgo di aver veramente perdonato? È un pochino quello che ho detto prima. Ripensi alla situazione, ti fai la domanda magica, come mi sento rispetto a questa situazione, e ti ascolti, quindi essere consapevoli delle tue emozioni. Se le tue emozioni sono neutre
o puntate alla gioia, all'amore, a qualsiasi altra cosa rispetto alla situazione, vuol dire che hai perdonato, hai lasciato andare. Vediamo. Sara, grazie. Grazie a te, grazie veramente a te, è un piacere. Poi vediamo. Allora, io sto cercando di leggere ovviamente più messaggi possibili, poi ovviamente qualcuno mi scappa perché siete circa 300 persone in linea, è normale. Gli atti di volontà servono per perdonare? Bonnie, qualsiasi cosa serve per perdonare. Ogni persona ha i suoi metodi. Atti di volontà, autodisciplina, volontà possono servire a perdonare. Poi sempre la riprova del 9 la dobbiamo fare con noi stessi. Ho perdonato veramente? Mi è servita questa azione? Posso fare altro? Quindi sì. Stefania, lavorare su me stessa è stato il primo passo importante. Ho perdonato in seguito passo dopo passo. Oggi le esperienze negative le affronto. Non mi blocco come facevo prima. Bravissima Stefania. Si possono affrontare qualsiasi esperienza, qualsiasi cosa nella vita si può affrontare. Più siamo evoluti, più possiamo affrontarla. Io un esempio che mi piace fare tantissimo è quello, io vidi una vignetta su Facebook tanto tempo fa di un surfista che cavalcava l'onda e una persona che stava annegando nella stessa onda. La differenza è questa: chi ha una sana, buona crescita personale, autostima e quant'altro è come il surfista, ovvero c'è un'onda e riesce a saltarla, riesce ad affrontarla, riesce comunque con coraggio a gestirla. Se invece non sappiamo come fare, noi siamo la persona che sta affogando su quell'onda, sotto quell'onda anzi. Ed è questo che il canale DNA Health vuole cercare di far arrivare. Crescita personale per avere delle attrazioni fantastiche nella vita. Perché più sarete puliti, più avrete perdonato, più sarete grati della vita e più arriveranno cose automaticamente bellissime. E questo è un dato di fatto. E è semplicemente questo. Però se invece siamo aggrappati al torto, alla rabbia, al rancore, al vittimismo, come possiamo pretendere di attrarre amore, amore vero, denaro, ricchezza, abbondanza, salute, se siamo aggrappati ancora a qualcosa che ci fa male, a qualcosa che ci fa soffrire? Quindi andiamo avanti allora. Evelyn, non ho rabbia nei suoi confronti, nei suoi riguardi. Ho provato con la meditazione e con la legge d'attrazione, ma niente. Allora, intanto attrazione è una Z sola, perché zio, zia è quello lì. La legge d'attrazione, come dico sull'amore, c'è anche magari un pochino di libero arbitrio, quindi vediamo un po' la situazione. Bisogna essere anche consapevoli che le persone poi non sono, ecco, tutte magari propense a tornare con voi. Anche questo bisogna accettarlo e veramente lasciare andare spesso, perché comunque parlare di amore è amore universale. Se io mi amo, attraggo amore. Poi si va sempre, come esseri umani, siamo attratti dalle cose che vogliamo, dai colori, dalle cose belle, dalle macchine nuove, dai cellulari nuovi, e non impariamo a lasciare andare. E questo succede anche con le relazioni d'amore. E più non sappiamo lasciare andare, più attraiamo la nostra attrazione verso la mancanza, perché ci manca quella cosa, è quello. Max, concordo, più so ringraziare, più arrivano le cose, verissimo. Grazie Nora, grazie a te. Rosa, è molto bello ascoltarti, sono capitata per caso, ho fatto le 2 tazze d'acqua, speriamo in bene, sicuramente in bene, perché la speranza poi è un pochino il dubbio, ecco, sicuramente tutto bene. Allora, Rosaria, questa domanda, energie e regali dall'universo, bisogna aprire i priori meridiani. Queste sono frasi toccate un po' qua e un po' là, perché comunque sul web si trova un po' di tutto. Per ricevere regali, energia positiva, si deve essere puliti noi. Quindi parliamo di perdono stasera. Il perdono già di sé ti ridà energia al corpo, ma non è che devi avere meridiani puliti per ricevere energia. Devi avere la testa pulita, devi avere il corpo pulito, devi avere
un sano pensiero per ricevere questi regali che vuoi ricevere. Ecco, e questo è il fatto. Rosaria, se cerchi sul canale c'è l'esperimento delle 2 tazze, quindi ti consiglio di andarlo a vedere. Poi vediamo. Allora, a me succede di aver provato le affermazioni la mattina, ma poi mi sento sfinita, quindi solo la sera posso sentirti. Maria Maria, fortunatamente non ci sono solo le affermazioni, se vuoi provare ci sono anche moltissimi altri audio. Il sentirsi sfinita ti dovresti fare proprio la domanda: perché mi sento sfinita? Perché forse funzionano, perché comunque quando il subconscio inizia a lavorare fa una certa fatica anche a cancellare determinate credenze, determinati contrasti. Poi vediamo. Vediamo. Quale meditazione consigli per aiutare a togliere quel problema che dicevi avuto trovarsi al 50? Eva, non è che consiglio una meditazione, io consiglio la consapevolezza, quindi come dicevo prima, riascoltati forse anche questa diretta. Capire intanto che sono passati magari 40 anni, e già questo è un punto. E poi pensare a noi stessi, a come ci fa sentire questa situazione. Scrivi la situazione. Non è che c'è una meditazione specifica, cioè sì, c'è anche. Sul canale ci sono molti video su come lasciare andare, quindi ti consiglio di cercarli. Però non è che uno si può aggrappare ad una meditazione e vedere di risolvere il problema in una giornata. Ecco, se ci sono 40 anni di tormenti, si deve fare un percorso di crescita, non basta una meditazione, bisogna capire chi siamo, bisogna accettarsi, bisogna imparare a accettarsi nel bene e nel male, bisogna capire quali danni ha la nostra autostima, quali danni abbiamo creato noi a noi stessi, accettare appunto, quindi è un pochino lunga da spiegare. Poi, vediamo, mi piacerebbe sapere come Patrizia cerca un corso Reiki nella tua città, ecco semplicemente questo. Giancarlo, avere cura per l'animale domestico aiuta a essere più positivi? Giancarlo, donare amore aiuta sempre ad essere più positivi. Donare amore incondizionato. Poi ovviamente ci sono persone stressatissime che donano amore incondizionato solo all'animale domestico e non è che gli basta. È una fase anche questa. Allora, Bonni, sì. Oponopono se fatto con intenzione benefica per il perdono per se stessi e per gli altri ci purifica, assolutamente sì. Allora, Massimo ti ringrazio. Allora, Elisabetta, non riesco mai a chiedere in generale anche per quanto riguarda la legge d'adattazione, perché sono abituata solo a dare come cambiare. Elisabetta, non ti posso rispondere velocemente. Tutto il canale è puntato a come cambiare, quindi ti posso solo consigliare di guardarti video descrittivi. Il chiedere, l'attendere e ricevere sono 3 fasi importanti, bisogna essere maestri in tutte le fasi. Sul canale ci sono tutti i consigli veramente che ti posso già dare. Il cambiare è un percorso, appunto, il cambiare è una crescita spirituale, il cambiare è imparare ad aumentare la propria autostima, imparare a dire di no se te sei abituato solo a dare, è ascoltarsi, ascoltare se una cosa ti piace o non ti piace e agire di conseguenza. Quindi, però ti consiglio, ecco, di guardare veramente tanti video descrittivi del mio canale, non i mantra e le affermazioni, proprio i video descrittivi dove spiego cosa fare. Allora, no, sto già facendo un percorso psicologico, ma associo spesso il meditare. Benissimo, Eva, benissimo. Allora, soffro di un problema molto invalidante da ormai 38 anni, è molto difficile accettarsi. Certo, ti posso dare ragione. Conosco un ragazzo fantastico su una sedia a rotelle che è un campione di ballo. Non è facile accettarsi, soprattutto se ci sono problemi fisici, non è assolutamente facile. Ma cosa ti comporta lottare contro te stesso o te stessa? Non ho visto se sei donna o uomo. Il lottare contro noi stessi ci toglie solo energia, quindi se hai un problema invalidante non risolvibile puoi solo accettare te stesso. È questo il fatto. I problemi, l'accettazione di noi stessi ci fa capire chi siamo, dove siamo nel momento presente e se possiamo fare qualcosa.
Se non ci accettiamo, continuiamo a lottare e sprecare energia verso noi stessi e la lotta è infinita, non finiremo mai. Quindi, ripeto, io ho un esempio bellissimo. Ho questo ragazzo che è tutta la vita che ha un problema e lui ha sfruttato questo suo problema per le sue passioni, per i suoi interessi, per la sua vita, per vivere bene. Perché come mi disse lui una volta, è inutile starsi a piangere addosso. E quando lo vedo ballare sulla sua sedia a rotelle, appunto, è bellissimo, è una cosa fantastica. Quello che stanno dimostrando anche un pochino le Paralimpiadi. Si può, c'è la scelta, si può accettare come siamo, chi siamo, carattere fisico anche, e sofferenza anche possiamo accettare. È stato dimostrato che chi accetta il proprio dolore, anche fisico, lo sente meno. Questo è stato dimostrato proprio. Ripeto, non è facile, però se ci convivi da 38 anni, forse ecco, un lavoro lo puoi iniziare a fare. Poi vediamo. A me la legge d'attrazione funziona per cose molto piccole e dopo nulla più. Perché comunque si deve andare avanti, si deve continuare a crescere, a ampliare la nostra energia, la nostra psicologia, si deve imparare a superare i nostri limiti, a passare le nostre credenze. È per questo che poi con le piccole cose funziona un po' per tutti. Sulle cose un po' più grandi dobbiamo essere meritevoli, dobbiamo essere pronti a ricevere cambiando le nostre credenze di base. Ariel, non ti voglio e non ti posso rispondere perché ho detto cos'è il perdono. Quindi te non è che devi perdonare. Ti consiglio vivamente di riascoltare la parte dove parlo del perdono, perché evidentemente ecco, non hai capito che non è dimenticare, capire, comprendere, perdonare, porgere l'altra guancia. È un altro discorso il perdono, ecco. Allora, pensare troppo fa male, per questo bisogna lasciare andare e vivere nel qui e ora. Grazie per aver arricchito la mia crescita. Fatina Birichina, grazie a te, è un piacere. Io tempo fa feci un video che si chiamava Le 7 regole, mi sembra, per vivere bene, qualcosa del genere. Un video forse del 2009, quindi si parla già di un paio d'anni fa. Le regole per vivere bene in salute e in abbondanza, ecco sì, eccolo qua. Dove narravo di 7 regole. 7 regole che dovevano essere: imparare a non giudicare. Ciò che fai te a me non riguarda. Non giudico se sei bello, se sei brutto, se sei alto, se sei basso, se sei grasso, se sei magro. A me non interessa. Perché comunque ciò che diamo, noi se diamo giudizio lo diamo un pochino poi a troppo e diamo energia sempre verso l'esterno e non verso noi stessi. Poi bisogna imparare a ringraziare, essere grati per ciò che abbiamo. È per quello che dico, abbiamo la casa piena di cianfrusaglie, di cose, non sappiamo lasciare andare. Quando si rompe qualcosa che ci è, non so, un oggetto che ci ha appassionato per anni, se lo ringraziamo, godiamo di quel tempo che abbiamo fatto insieme, anche quando perdiamo una persona, quando perdiamo un animale domestico. Con la gratitudine si affronta meglio il lutto, si affronta meglio una situazione, anche negativa, perché capiamo l'importanza di aver avuto quella cosa, l'importanza. Appunto, poi dicevo che bisogna imparare a perdonare, lasciare andare, imparare a donare. Forse anche per rispondere prima a una domanda, non so come fare, se impariamo a donare ciò che abbiamo di caro, però non è che deve essere dono qualcosa e poi sento la mancanza, no, devo fare qualcosa con il cuore. Io da volontario, anzi a questo punto da ex volontario della misericordia, io dono il mio tempo, le mie conoscenze. Quindi il donare liberamente, senza aspettarsi niente dall'altra parte, è bellissimo. Dobbiamo imparare a pensare positivo. Contrastare gli eventuali pensieri negativi si può, basta esserne consapevoli. Ripeto l'esempio di stasera, ho preso un'acquata, io potevo tranquillamente rimontare in macchina ed essere tormentati da un chiacchiericcio terribile. Chiacchiericcio di paura, di rabbia, chiacchiericcio non so, di tante altre cose. Ora non mi vengono neanche in mente perché sono anni che non ho un chiacchiericcio troppo negativo, almeno costantemente. Quindi imparare a pensare positivo,
A cosa servono i mantra che pubblico sul canale? A cosa servono le affermazioni e le afformazioni? A cosa servono i messaggi subliminali se non a sostituire un pensiero negativo con un chiacchiericcio positivo? Montare in macchina, nonostante tutto, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la fierezza. Sono stato bravo perché ho salvato tutto quanto, sono stato veloce. Complimenti. È questo. Invece di dire accidenti a quello, accidenti al tempo, accidenti al presentatore, accidenti... No, perché? Perché dare energia alla situazione, al caso, alle altre persone, quando potevo dare benessere a me stesso? È fantastico. E questa, avere una sana autostima, amarsi e accettarsi così come siamo, è questo. Poi dobbiamo imparare dai nostri errori, perché se non impariamo dagli errori, non siamo niente, continueremo a commetterli. All'inizio c'è stata quella domanda, ma se mi ricapitano situazioni negative come faccio? Se hai imparato da un tuo precedente errore, anche se ti ricapita la stessa identica situazione, la saprai affrontare in maniera migliore, in maniera più leggera, in maniera più semplice, se hai imparato dai tuoi errori e dagli errori altrui. E poi, come diceva ora, non ricordo il nome, vivere nel qui e ora, vivere nel presente. Se io sono impegnato a vivere qui con voi in questo momento alle 10:16, io non ho la testa al lavoro che dovrò fare domani, che comunque mi alzerò presto domattina e tornerò a casa la sera tardissimo. Io non penso a cosa dovrò fare domani l'altro, non penso alla bolletta che mi è scaduta ieri e mi sono dimenticato di pagare, non penso a queste cose perché io sono nel qui e ora e vivo bene. Queste sono cose che si imparano col tempo, non si schiocca le dita. Si imparano facendo esercizi costantemente, meditazione, mindfulness, in maniera costante. Si soffre nella crescita personale perché si deve magari allontanare alcune persone tossiche dalla nostra vita. Se ci sono nella nostra vita amicizie e relazioni tossiche, lo dice la parola stessa, è sempre una nostra scelta, ovviamente, ma però poi non vi venite a lamentare con me. Ecco, io sono sempre chiaro, non ho risposte per ognuno di voi, però dal momento che cercate di affrontare una bella vita, una vita sana, abbondante, e volete imparare comunque ad attrarre benessere e ricchezza nella vostra vita, e per ricchezza intendo salute, amore, gioia, tutto ciò che è di bello, dovete imparare a lasciare andare le persone, le situazioni e soprattutto vedere chi avete intorno a voi. Se le persone vi fanno stare bene, sono compatibili e vi faranno crescere. Se le persone vi fanno stare male, fatevi qui le vostre domande. Ecco. Poi vediamo. Luisana, meno male che stasera sei un po' stanchino. Questa è una delle più belle live che hai fatto finora, ringrazio. Grazie Luisanna. Allora io ho tecniche per non stancarmi troppo e per essere comunque sempre lucido, quindi chi un attimo mi conosce sa che pratico EFT, appunto Reiki. Io prima di fare questa diretta mi sono fatto un 10 minuti di autotrattamento proprio per riequilibrare mente, energia, corpo, per esempio. Quindi la stanchezza è solo un fatto di fisico, dovuto comunque alle tante ore in piedi, però la mente è sempre lucida e tutta per voi, quindi sì. Barbara, grazie a te. Poi vediamo. Giulia, grazie anche a te. Cristina Spina, quando sei tu a sbagliare come si ferma il chiacchiericcio? Grazie. Come dicevo prima, ci sono molti esercizi sul qui e ora. Sul canale c'è un video dedicato al qui e ora più tutte le varie cose. Tutto si basa su una crescita. Non è che domattina ti dico il trucco e smetti di avere il chiacchiericcio. Il chiacchiericcio si contrasta. Se hai un chiacchiericcio, te ne accorgi e lo puoi cambiare in qualsiasi momento della tua vita e della tua giornata. E quella è la cosa bella di essere consapevoli. Durante la meditazione si impara a annullare il chiacchiericcio e quando la mente torna a fare il brusio, si ritorna per esempio sul respiro. È lì che si elimina il chiacchiericcio, è lì che si addestra la mente a eliminare il chiacchiericcio. Tutto fa parte di un allenamento.
Senza allenamento siamo un pochino come dicevo prima, c'è il surfista e c'è chi affoga. La stessa onda vista da due persone completamente diverse crea due esperienze diverse. Quindi questo è quanto. Miriam, penso che siano una cosa fantastica se sono fatte bene. Questo è quello che penso delle costellazioni. Grazie. Vediamo, grazie. Come ciao amore? Con la risata, dai. Ciao anche a te. Poi vediamo, ultimi 10 minuti e poi sarò lieto di, come si dice, di alzare un pochino le gambe anch'io stasera. Allora, Maya, dovrete dire a voi stesse mi amo. Sono fantastico, meraviglioso, splendido, fantastica, meravigliosa, splendida. È vero, è vero. Il parlare a noi stessi, il parlare, ripeto, io tramite il canale creo mantra, creo affermazioni. Il parlare a noi stessi in maniera positiva cambierà l'abitudine di parlare in maniera magari negativa. Sentirsi dire da una vita non vali niente ci farà entrare nella nostra concezione il fatto che noi non valiamo niente, quindi le cose ci andranno anche sempre peggio, perché noi nel nostro profondo attrarremo cose che ci faranno appunto dimostrare che non valiamo niente e in più nel momento della difficoltà sappiamo noi stessi internamente di non valere niente. Questo però si può tranquillamente annullare consapevolmente ripetendosi io valgo. Infatti per esempio c'è proprio un mantra io valgo sul canale, perché se io sono consapevole di valere, ogni esperienza sarà affrontata in maniera migliore, perché io valgo, io mi amo, io posso. E questa è la cosa bella. E il fatto di ripetere i mantra serve a questo. Poi che siano i miei mantra o i vostri mantra, l'importante è che cambiate il vostro dialogo interiore, che abbiate un dialogo interiore, un self-talk molto più positivo, molto potenziante e non come magari succede a molte persone di averlo in maniera negativa, in maniera depotenziante. Faccio schifo, sono brutto, non valgo niente, sono un debole e tante altre cose. Questo è un chiacchiericcio depotenziante che si ritrasmette nella nostra mente, nel nostro subconscio e di conseguenza nelle nostre azioni e attrazioni. Il chiacchiericcio lo possiamo contrastare tranquillamente, basta accorgersene e modificarlo, è semplicissimo. Gioelena, è quello che credo di stare dicendo adesso. Se ti accorgi di un tuo chiacchiericcio, lo puoi tranquillamente modificare, è semplice. Basta essere abbastanza costanti e ripeterselo tante volte. Se il non valgo niente te lo hanno ripetuto per, metti, 15 anni i tuoi genitori, ti basterà magari ripetertelo per 1, 2, 3 mesi, ma ne varrà sempre la pena. Quindi, Gioelena, il canale DNA Health. Se te hai queste credenze economiche, ad esempio io credo che non posso avere la possibilità economica di fare un corso a pagamento, come cambio questo credo? Ripetendosi io me lo permetto, io posso, io me lo merito, è questo, è semplice. Anche il solo ripeterselo ti cambia il credo. È questo che sto cercando di dire da più o meno ecco da quando ho aperto il canale. I mantra servono a cambiare il credo, il subconscio. I mantra servono proprio a questo. Cambiando i nostri pensieri subconsci, cambiano le nostre attrazioni anche, quelle automatiche. E questa è la cosa bella. Un saluto col cuore Maria Maria, grazie, grazie. Poi vediamo, si può riascoltare la diretta? Certo che sì, Emma. La diretta rimarrà in linea, non so, ci sarà qualche attimo di latenza tra la pubblicazione e la fine della diretta, ma rimarrà sempre in linea. Monica, ciao anche a te. Quando saremo 60.000? Allora, quando saremo 60.000 no, però posso dire che voi mi avete chiesto di scrivere un libro con la mia esperienza. Questo libro ho iniziato a scriverlo, non so quando lo finirò. Chi avrà la voglia di leggerlo potrà vedere il mio nome e cognome, potrà capire chi sono, potrà vedermi anche fisicamente, potrà, non so, in qualche modo conoscermi.
anche tramite le parole che io scriverò in questo libro. Quindi non sarà un discorso di canale YouTube, ma sarà proprio un discorso che ho accolto questa bellissima richiesta. Io non sono uno scrittore, non ho mai scritto niente, però se tramite la mia esperienza posso in qualche modo evolvere la vostra, sono felice di farlo. Quindi sì. Allora, Fatina, per esempio, il metodo che utilizzi è ottimo. Canticchiare quando sta entrando un chiacchiericcio. Anche il canticchiare può andare benissimo. Poi vediamo. Elisabetta, ogni mattina recito i tuoi mantra e leggo i libri di crescita. Benissimo, anche questo. Leggere e applicare. Ottimo. Anna, grazie. Anna Nunez. Conosco qua sul Pistoiese diversi Nunez, magari c'è una parentela. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie di tutto, poi vediamo. Barbara, sento la tua voce e io vedo cosa scrivi. Grazie. Comprerò subito, Valeria. Ciao Valeria, buona serata, grazie. Poi vediamo. Allora, Laura, domani devo andare nuovamente in ospedale per una complicazione post-operatoria. Sono sofferente e un po' avvilita. Certo, posso capire e ti auguro di risolvere tutto molto velocemente. Credici anche te, puoi risolvere tutto in maniera veloce. Credici, ci puoi. Sicuramente la mente, la tua energia può migliorare, può aiutare. Quindi ti faccio tutti i miei migliori auguri. Poi volevo fare una cosa. Vediamo. Sono parenti, ok Anna? Certo. Vediamo, vediamo. Se non sbaglio, fammi vedere dalla chat iniziale. Vediamo, vediamo, vediamo. Tutti insieme mandiamo un pochino di energia a, come si chiamava? Giovanni, se non sbaglio. Fiore di loto, se puoi riscrivermi il nome, mi fa molto piacere. E li possiamo dedicare magari alla fine della diretta, quella meditazione, per inviare amore e guarigione a una persona. Vediamo se ritrovo il titolo. Guarigione. Allora, mantra per inviare amore e guarigione a una persona. Eccolo qua. Quindi, qui c'è l'istruzione per il mantra della guarigione. E ora era fiore di loto, che però non ritrovo il messaggio. Possiamo, e lo puoi fare anche te direttamente se sei ancora in linea, focalizzarsi, rilassarsi, insomma, sicuramente fisicamente per inviare poi tutta l'energia possibile. Focalizzarsi sulla persona a cui si vuole inviare energia. Per focalizzarsi, se una persona non la conosciamo, come faccio anch'io con il Reiki, io mi scrivo il nome, il cognome, la data di nascita e se possibile anche una foto, perché comunque mi aiuta a visualizzare questa persona. E poi io mi immagino di inviargli tanta luce bianca, chiara, luminosissima, che è sintomo d'amore. Nel mio cuore è amore questo. Quindi questo è quello che farò per appena rileggo la chat per Giovanni magari. Poi vediamo. Allora. Natascia, grazie. Le dirette ci sono tutte le settimane, no Rosa? Le dirette sono circa una volta al mese. Questa serve da recupero del mese scorso che non sono riuscito a farla e poi ci sarà circa a metà di ogni mese ci sarà una diretta. Poi vieni in Versilia, siamo vicini. In Versilia ci sono passato anche ieri l'altro praticamente. Ho tanti amici in Versilia, quindi sì. Poi, allora. Ciao, sto approfittando di questo momento per dirti che ti ho scritto in privato su Facebook. Se ti è possibile puoi leggere il mio messaggio, grazie. Stasera non leggerò i messaggi Facebook, Instagram o mail, perché comunque preferisco dedicare a 10 minuti di relax e poi andrò a letto comunque, quindi leggerò quando posso, molto volentieri, come sempre rispondo, quindi
Ti ringrazio di avermi scritto, appena potrò, volentieri. Poi, Tania, ecco come si fa a farsi perdonare per delle offese che ho fatto in un momento di forte nervosismo. Tania, io non lo so come puoi farti perdonare da una persona. Il perdonare è una scelta che fa la persona stessa. Sicuramente puoi dare le tue motivazioni, puoi chiarire queste motivazioni alla persona che hai offeso magari. Poi sarà una scelta di questa persona se perdonarti o meno. Sicuramente una volta che ti sarai chiarita ti sentirai sicuramente meglio. Poi, per lo stesso principio di saper lasciare andare, se accogli il fatto che ti sei liberata, che hai chiesto il tuo perdono, la tua parte, la tua metà sarà pulita, sarà a posto e poi si spera tutto nel bene. Vi faccio questo esempio: io quando ero piccolino facevo scherma, tirai con un pezzo insomma di ferro che avevo in mano un ragazzo e gli feci del male sulla testa, gli tagliai, insomma gli feci delle cose. A questo ragazzo ho chiesto perdono, ero un bambino, l'ho chiesto a distanza di 20 anni e lui non mi ha perdonato, cioè fondamentalmente era una bambinata e lui era un bullo, però io feci questo errore per un atto di nervosismo. Lui non mi ha perdonato, comunque poi vabbè siamo rimasti in contatto, ma io dal momento che ho chiesto perdono ho lasciato andare la mia ansia, la mia parte appunto di energia. Io mi sono riappropriato del mio pensiero. Quello che potevo fare l'ho fatto. Se lui mi vuol perdonare, starà bene lui, starà bene per sé. Se non mi vuole perdonare, è come il discorso della patata bollente. Qual è la mano che si brucia, la mia o la sua? La sua, non la mia. Quindi imparare a lasciare andare anche questo vuol dire. Chiedere perdono e fare il massimo per chiedere perdono. Poi purtroppo non sta a noi farsi perdonare. Quindi è ciò che noi possiamo solo crescere, migliorarsi e chiarire. Più di questo non possiamo fare però. Allora, Tania, infatti, che se lo meritasse o meno non è una nostra competenza. Te, se puoi fare qualcosa, fallo, semplicemente questo. Ci sono dei mantra anche sul canale per ristabilire il feeling energeticamente con la persona, quindi può aiutare anche questo. Poi vediamo. Giulia, buonanotte, buonanotte. Ah, sono le 22:32 minuti. Eccoci qua, allora sì. È il momento di dire grazie, grazie, grazie a voi. Grazie della compagnia. Grazie di essere stati con me questa sera, siete stati tantissimi, gentilissimi. Grazie per le vostre bellissime parole che mi donate ogni giorno sul canale. Grazie per tutto quanto. Ripeto, io non ho la soluzione per tutti voi, io non ho una soluzione. Io ho la mia esperienza, ho la mia conoscenza e i miei studi. Tramite questa esperienza, questa conoscenza, se vi è compatibile la mia esperienza con la vostra, sarò lieto di esservi di supporto. Più di questo però non posso fare. Allora, l'ultima. Le cose in casa con mia figlia non vanno benissimo, litighiamo giornalmente e non si può fare nessuna osservazione. Come fare? Monica, purtroppo ripeto, senza un contesto io non posso dare una risposta perché faccio un lavoro dove potrei darti una risposta, però servono dettagli, serve tempo, serve di capire le tue azioni, le sue reazioni, l'età anche di tua figlia, magari la situazione familiare, il perché si comporta così. Non ti posso dire schiocca le dita, chiudi gli occhi e fai una meditazione, non posso, sarebbe inappropriato risponderti. Bisognerebbe conoscere bene una situazione e il perché tua figlia si comporta così o perché reagisce così, magari a degli stimoli che magari ci sono in famiglia e a lei non stanno bene, ecco, quindi purtroppo non posso risponderti. Cinzia, grazie a te. Fatina, grazie, buonanotte. Gioelena, grazie, tanti cuori anche a te. Rosa, buonanotte. Maria, buonanotte. Margherita, Liliana, Ioana, Luisanna, poi Gina, grazie. Raffaella, grazie. Massimo, grazie. Katiuscia e Luigi, grazie. Peter,
occhio che tanta luce costa. È vero, ma la luce che mando io è gratis, anche se c'è l'aumento è gratis, perché la luce dell'amore non ha prezzo. Nel Reiki si chiede sempre un compenso per bilanciare il dare e avere. Si deve chiedere un compenso che può essere un dono o, nel mio caso, se ricevo in studio, un compenso temporale, insomma, il pagamento. Però fondamentalmente, ecco, è un dare e avere ed è bellissimo. Quindi grazie a tutti voi, grazie di essere stati con me questa bellissima domenica, questo 3 ottobre 2021. È stato una bella serata per me, spero sia stata altrettanto bella per voi. Buonanotte e a presto. Ciao. E buona vita a tutti.